a tutti! Per il quarto round stagionale del Challenge LLCC mi trovo oltre Alpe in Francia, circa a metà strada fra Milano e Barcellona, spicca in cima a una collina l'autodromo di Les Denon. Sono arrivato in autodromo alle 7:30 di mattina, preso il box, fatto il briefing, iniziano le 3 ore di open pit lane dalle 9 alle 11:50 per imparare la pista. E qui, a detta di tutti coloro che ci sono già stati l'anno scorso, è particolarmente importante imparare la pista girando perché ci sono parecchie curve che vanno impostate ancora prima di essere viste. Sinistra, destra, sinistra. Io arrivo quarta, butto terza dove lui ha detto di non tagliare, seconda nel però poi nelle tue rapportature non so quello sì. Però sì. quel destra lì che lui ha detto di non tagliare, io tengo le due ruote di sinistra sull'asfalto e Io sul cordolo. Dopo aver cambiato le gomme e aver fatto i vari preparativi all'auto, entro in pista alle 10:20. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Prima cosa da fare qui in Francia è la prova fonometrica per non disturbare i vicini. dove ti sposto il cono? Vedi che ci fa che manovra. Chiudo la valvola dello scarico per essere sicuro al 100% di passare questo test. Saccio la monte. Ma è troppo silenziosa. Vai. Prova fonometrica superata a pieni voti. Senz'altro la mia è stata l'auto più silenziosa di tutto il gruppo, ma ora è giunto il momento di scendere in pista, quindi riapriamo la valvola dello scarico e percorriamo insieme le emozioni del primissimo giro di questo autodromo pazzesco. Dai video che mi sono già guardato non ho percepito tutta questa contropendenza che ti porta verso l'esterno. Tosta la prima curva chiamata triple gauche. Qui la pista scende sempre di più quando si deve frenare, ma il tornante ha un po' di banking e cambio di pendenza che aiutano a curvare, ma c'è anche una sconnessione dell'asfalto facendo questa traiettoria. Dov'è la prossima curva? Certo che un cartello coi metri che mancano alla curva potevano metterlo. Qui c'è la pendenza che ti porta verso l'esterno, quindi se esagero avrò sottosterzo. Faccio passare la 124 Abarth che arriva, è nella mia categoria, vediamo come si comporta. Fermiamoci un attimo. Come vedete, sia in questa curva che nelle precedenti, si vede la traiettoria gommata della pista oltre alla linea bianca. E anche il cono, posto come riferimento limite della pista, non è posizionato subito oltre al cordolo. Quindi io interpreto che tutta la parte gommata della pista viene di solito usata anche dai francesi. In tutte le corse automobilistiche non si possono mettere le 4 ruote oltre alla linea bianca o oltre al cordolo quando è presente, altrimenti vediamo che scattano le penalità per superamento dei track limits. Mentre ovviamente per quanto riguarda le moto non si possono mettere le 2 ruote oltre al cordolo, ma questa è un'altra storia. Questo perché se io mettessi tutte e 4 le ruote oltre alla linea bianca o oltre al cordolo starei percorrendo una pista diversa, ma se io mettessi solamente 2 ruote oltre alla linea bianca starei utilizzando tutta la pista, motivo per cui vengono messi i cordoli. Se qui avessero messo dei cordoli come quelli del Mugello, ad esempio, vi accorgereste che sto
guidando e usando la pista esattamente come ho fatto al Mugello. Comunque, ritornando alle emozioni del primo giro in pista, vi assicuro che questo è il tratto più bello finora percorso, perché c'è questo cambio di pendenza che vi fa venire un vuoto nello stomaco. Ecco, purtroppo si sono accese le stesse spie che avevamo visto a Varano, ABS e controlli di stabilità disattivati. Ho girato appena ho visto la curva e ho mancato il punto di corda, proprio un disastro, quindi curva da impostare alla cieca, il successivo tornante che chiude molto tardi, quindi bisognerà ritardare la corda. Vede tutta la gommatura che copre la linea bianca e il cordolo, quindi dovrò fare attenzione a sentirlo sotto le ruote di destra per non tagliare. Non si vede niente, dove va la pista? Ok, si vedono i box e il traguardo, questo è un giro di Ledenon, faccio un altro paio di giri e mi fermo ai box per rifletterci su. Sono appena rientrato in pista dietro alla Lotus S1, vedo che stava procedendo lentamente. Oh, arriva un missile! Scusa Levi se ti ho fatto perdere tempo, ma sei arrivato velocissimo, ti ho visto l'ultimo momento, colpa mia, mi sono scansato all'esterno, scusa. minuto 44,6, non male come giro veloce della mattina. Avevo già visto i tempi dei miei competitors e so di essere messo bene. Adesso a mezzogiorno inizia il primo turno di gara, mi basta replicare questo giro per 3-4 passaggi e andrò a pranzare felicissimo. Ok, da adesso si fa sul serio, inizia il primo turno di gara, non sono concessi errori e soprattutto non potrò guidare come ho fatto a marzo al Mugello, perché là c'erano 7-8 gradi, faceva fresco, qui siamo a mezzogiorno e ce ne sono già 34, quindi dovrò tenere sott'occhio le temperature dell'auto perché è una sola e ci dovrò tornare a casa.
Ottimo, ho fatto 3 giri e ho abbassato di un secondo il tempo delle prove libere della mattina. Adesso devo assolutamente raffreddare perché vedo la temperatura dell'olio motore poco sopra i 120 gradi, quindi tiro i remi in barca per 1 o 2 giri e poi ritorno a spingere. E invece no, faccio un giro di raffreddamento e prendo la bandiera a scacchi. Purtroppo turno finito. È durato meno del previsto perché nella mattinata ci sono state diverse bandiere rosse provocate da uscite di pista, quindi la gente si insabbia e per ripristinare le condizioni di sicurezza interrompono il turno con la bandiera rossa, quindi anche il primo turno di gara è iniziato qualche minuto in ritardo e l'hanno fatto finire anche prima perché i francesi alle 12:30 volevano andare a pranzare, quindi 12:28 bandiera a scacchi, 12:30 siamo tutti fuori dalla pista e loro vanno a mangiare. Comunque sono contento di aver fatto 2 giri sotto il best lap della mattina senza aver per ora spiattellato le gomme con bloccaggi vari. Adesso è ora di pranzo, ci vediamo pomeriggio. Ma io ho visto la scacchi sul traguardo. Rossa dopo che sventola la scacchia per segnalarti. Però mi ha girato un cazzo. No, bisognava uscire all'inizio dei box, però penso. Magari lì c'è spazio. Lì dove finisco. Dopo il box 1. Vedi che c'è un po' di spazio. E allora fai la retro. Io ne ho fatti 2. Ma perché così poco? Ma sei 12:28 adesso? Cioè io ho capito 12:30 bandiera a scacchi. Inizio del secondo turno, sono le 14:40, ci sono 37 gradi dell'aria. Penso sempre solo a non fare danni e ad abbassare un pelino i tempi del turno precedente. Non abbiamo più tempo da recuperare, quindi mi raccomando, facciamo cazzate. 3 turni sempre abbiamo. Sì, ma non abbiamo più tempo da recuperare. Certo. Era Dario, l'organizzatore, che con questo warning rivolto a tutti, a me personalmente me l'ha gufata. Vediamo insieme cos'è successo. Hanno dato bandiera nera a me, cosa ho combinato di male? Non capisco cosa ho fatto di sbagliato, mi sembra di girare come gli altri. Forse il motivo è perché faccio troppi giri di raffreddamento, ma con tutto questo caldo devo per forza raffreddare per non fare danni. Ma comunque quando rallento passo più tempo a guardare negli specchietti retrovisori rispetto che davanti e non mi sembra di aver mai influenzato nessuno. Oppure, secondo chi hanno messo a osservare la penultima curva se ci sono tagli, uso troppo il cordolo interno. Al termine del giro mi fermo in box a parlare con gli organizzatori. Comunque sono un po' spaventato perché la bandiera nera significa squalificato, game over. E prima tra errore mio. Adesso la bandiera nera, se poi mi fanno rientrare in pista e continuare questo turno ci manca solo una bandiera rossa e ho buttato via un sacco di tempo. Eccolo lì Dario che mi aspetta per cazziarmi. Ciao Dario. La linea bianca. Si è passato almeno 5 giri. Alla quale? Sulla rettilinea di forza. 2 volte praticamente nel cemento, non Dai, cosa abbiamo? quindi sei praticamente con le 2 ruote di destra, sei troppo
Dario ha ragione, riavvolgiamo il nastro e vediamo insieme cosa ho fatto di sbagliato. In questo punto c'è l'uscita della corsia box e nel turno precedente del gruppo dei veloci la Lotus e la Caterham sono finite in ghiaia mentre la Caterham stava entrando in pista. Si sono evitati per poco, sono finiti tutti e due in ghiaia nello stesso punto. Per fortuna non c'è stato nessun incidente, nessuno si è fatto male, ma ci siamo tutti spaventati perché ci sono state le bandiere rosse, due macchine in ghiaia nello stesso punto. Poi all'inizio nessuno sapeva bene la dinamica, è un punto pericoloso della pista, quindi bisogna prestare prudenza rispettando le linee. Dopo i due spiattellamenti ecco la bandiera rossa che non volevo e probabilmente farà finire leggermente in anticipo il secondo turno di gara. Siccome non ho visto la bandiera a scacchi, provo a incolonnarmi sperando di riuscire a entrare in pista per fare ancora un paio di giri, anche se queste auto non mi sembrano quelle che erano in pista con me. La GT4 gialla era con me, vediamo cosa fa. È uscita, peccato, significa turno finito. No, mi sono messo qua, ho visto la bandiera rossa, ho visto tutti in fila, pensavo è finito. Perché Ok, si è girato l'ultimissimo giro, Sì. proprio prima di che vi desse la bandiera a scacchi. Senti qua. No, non stento, già qua fa caldo. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
set my heart